Bene ragazzi, amici, appassionati, chiunque voi siate, continuiamo a parlare di Copernico. Non è bastata una lezione lunga un po' più di un'ora per esaurire tutti gli aspetti importanti di Copernico, le conseguenze, i corollari della sua teoria. Avevo Sofì con me che speravo mi aiutasse in questa video lezione, invece si è arrabbiata ed è balzata via, non so, veramente, niente, non posso usufruire neanche questa volta dell'aiuto della gattona Sofia. Avete visto proprio come se n'è andata, così, vabbè, non fa niente. Allora, ci sono almeno ancora due o tre argomenti importanti su Copernico, la sua proposta, le obiezioni al sistema di Copernico, le motivazioni filosofiche in base al quale Copernico viene spinto a proporre la sua teoria. Veniamo prima di tutto queste ultime, cioè abbiamo già detto qualcosa su questo. Copernico non ha dati nuovi, non esistono nuovi esperimenti, delle novità che lo spingano a rifiutare il sistema tolemaico per un nuovo sistema che dal suo nome verrà chiamato sistema copernicano. Copernico interpreta i dati, erano gli stessi da 2000 anni, li interpreta in maniera diversa. Abbiamo già visto in parte perché. In generale Copernico è un platonico, o meglio un neoplatonico, e ha assorbito il neoplatonismo e il neopitagorismo che stava venendo fuori nell'ambiente umanistico rinascimentale durante i suoi soggiorni, arrivato dalla Polonia, durante i suoi soggiorni a Ferrara, a Padova e in altre città italiane dove vi erano tanti maestri, tanti intellettuali neoplatonici. E quindi è il cambio di mentalità, il cambio di filosofia dall'aristotelismo scolastico al neoplatonismo che spinge Copernico ad elaborare la sua teoria. Abbiamo già detto perché, ma è talmente importante che lo posso anche ripetere. I neoplatonici pensavano che l'universo dovesse essere semplice, che Dio creasse in maniera semplice, in maniera elegante, utilizzando poche cause, utilizzando pochi fenomeni, il minor numero di cause e il minor numero di fenomeni. Pensavano i platonici che l'universo venisse fuori appunto da un dio geometra. Ricordate il dio geometra del Timeo di Platone che usa i cinque poliedri regolari, usa forme geometriche per plasmare e dare ordine, dare finalità all'universo. Un dio geometra è un dio che crea in maniera simmetrica, in maniera armoniosa. Questa simmetria e questa armonia deve appunto brillare anche dall'immediatezza della forma geometrica. Quindi l'universo complicato, aristotelico, con tutti quegli aggiustamenti, i cerchi, ricordate gli epicicli aggiunti e così via, era diventato per loro una cosa farraginosa, complessa, assolutamente in contrasto con la simmetria, con l'ordine del dio platonico, del dio platonizzante, del dio geometrizzante, così come i platonici o i neplatonici come Copernico non potevano accettare la stortura, vi ricordate, della stranissima differenziazione tra un modello fisico, quello di Aristotele, che dovrebbe essere il modello vero, dove veramente i pianeti stanno, e un'ipotesi matematica, quella di Tolomeo e di altri astronomi successivi a Aristotele, che devono infrangere il modello ideale, che pur sempre resta vero, non si sa come, eh,
per costruire un'ipotesi matematica che ti faccia davvero trovare dove i pianeti sono, qual è la loro velocità. Cioè per i platonici questo è un assurdo. Per un neoplatonico il punto in cui un pianeta si vede deve essere anche il punto in cui un pianeta si trova davvero, realmente, fisicamente. Invece, l'abbiamo visto, l'aristotelismo scolastico, per spiegare il fatto che nel modello ideale in cui tutti i moti sono circolari uniformi di Aristotele, in quel modello i pianeti non stanno dove dovrebbero stare, allora dicevano quel modello è la verità, ma in qualche altro modo, non si sa bene come, i pianeti si vedono in un altro luogo, in un'altra posizione, hanno una velocità diversa, una luminosità diversa rispetto a quello che dovrebbero avere. Noi prendiamo per buona questa seconda ipotesi solo come modello matematico per fini euristici, per fini utilitari, e quindi distingue la verità fisica dell'universo da un'ipotesi matematica che è poi quella che in realtà ti fa stabilire davvero dove sono i pianeti. E i pianeti, si accetta che i pianeti siano a livello ipotetico in punti diversi rispetto a quelli dove dovrebbero essere. Queste cose sono cose assurde per i platonici, e quindi bisogna restaurare l'armonia del dio geometra, e abbiamo visto come Copernico lo fa. Copernico mantiene l'armonia dei moti circolari, del fatto che vi sia un centro dei moti circolari, un centro preciso dell'universo, anche se non è più il centro della Terra, ma il centro del Sole, e quindi Copernico rende nuovamente simmetrico ciò che era diventato complesso, complicato, asimmetrico nella teoria tolemaica. Poi ci sono altre motivazioni. Per gli aristotelici, forse questo l'abbiamo già detto, per gli aristotelici, per gli scolastici, per i tolemaici, la zona più ignobile dell'universo era il centro, dove c'è la pesante terra, mentre invece la zona più nobile, dove ci sono i movimenti più nobili, circolari, uniformi, eterni, è la periferia, cioè non il mondo terrestre, ma il mondo celeste, dove c'è appunto la materia più perfetta, ovvero l'etere cristallino che non ha un peso. Per un platonico è il contrario, cioè mentre per l'aristotelico la perfezione è alla periferia, mentre il centro è meno nobile, per un platonico, geometricamente, il centro è più nobile, mentre andando verso la periferia si va verso ciò che è meno nobile. E al centro che cosa ci deve essere per un neoplatonico? Non ci può essere la terra, che appunto è vile, e in questo platonici e aristotelici erano d'accordo, ma ci deve essere il sole, perché il sole è più nobile della terra, quindi ciò che è al centro deve essere la cosa più nobile, per i neoplatonici come Copernico, mentre per gli aristotelici ciò che è al centro è meno nobile. Ma ulteriore passaggio, se al centro deve essere ciò che è più nobile, per un neoplatonico che cos'è più nobile? Per un neoplatonico ciò che è più nobile è il sole. Ricordate l'importanza che il sole ha nel mito della caverna di Platone. Il sole è, almeno da un punto di vista gnoseologico, più importante delle altre idee, perché il sole, tra gli oggetti che lo schiavo che si è liberato scopre al di fuori della caverna, e il sole illumina gli altri oggetti, cioè il sole rappresenta metaforicamente, ve lo ricordate, l'idea di bene, e illumina metaforicamente tutte le altre idee, quindi è l'idea
più importante, e quindi il Sole ha una particolare importanza anche nella metafora appunto della caverna, rappresenta l'idea di bene che illumina con i suoi raggi tutte le altre idee, cioè all'interno della metafora della caverna tutti gli altri oggetti, le montagne, i laghi, le strade, le case, gli animali che si trovano all'esterno della caverna. E quindi il Sole per i neoplatonici è importante, la cosa più importante si trova al centro, il Sole si deve trovare al centro. Ma poi vi sono anche delle altre suggestioni molto importanti, ciò che si muove e ciò che non si muove. Questo è veramente importante e sono appunto le motivazioni, vedete, ideologiche, filosofiche che spingono Copernico a formulare la sua teoria, non per motivazioni prettamente scientifiche, ma per un'interpretazione filosoficamente difforme dei dati che erano gli stessi dati di Aristotele e di Tolomeo, non erano cambiati, solo che vengono visti da un punto di vista diverso. Il movimento, e secondo, attenzione, gli aristotelici, diciamo Aristotele, ma si dovrebbe dire l'aristotelismo e l'aristotelismo medievale, secondo Aristotele, che cos'è che si muove? Secondo Aristotele il movimento dipende dal peso. Ciò che è pesante tende a non muoversi e ciò che è leggero tende a muoversi. Invece, secondo Platone, scrivo per facilità Platone, ma si dovrebbe dire il neoplatonismo rinascimentale, oltre che il platonismo antico, ciò che si muove dipende dalla forma geometrica. Questa è una motivazione ideologica che spiega perché per gli aristotelici la Terra è al centro del sistema, mentre per i platonici il Sole è al centro del sistema. La Terra, secondo Aristotele, è al centro del sistema perché è pesante e quindi deve essere immobile al centro del sistema. Gli altri pianeti, attenzione, anche se hanno una forma geometrica simile alla Terra, sono leggeri, no? Non sono costituiti come la Terra di aria, acqua, terra e fuoco, i quattro elementi pesanti, sono costituiti da etere, il quinto elemento, il cristallino, che non ha un peso, e quindi la Terra è pesante, deve stare immobile al centro. I cieli, gli orbi solidi e i pianeti incastrati negli orbi solidi, compreso il Sole e la Luna, che per gli aristotelici erano pianeti, devono invece muoversi perché sono leggeri, o meglio sono privi di peso. Capite? Rispetto alla forma geometrica prevale il peso. Il fatto che la Terra abbia una forma geometrica simile agli altri pianeti non porta gli aristotelici a pensare che la Terra e gli altri pianeti abbiano lo stesso comportamento in relazione al movimento, perché per loro la forma geometrica simile non è importante, per loro importante è l'essere pesanti o essere leggeri, e quindi la Terra è pesante, sta al centro, ferma, i pianeti e gli orbi solidi sono leggeri e si muovono. Invece per un neoplatonico come Copernico il movimento viene dato dalla forma geometrica e non dal peso. Per un neoplatonico una cosa può essere pesante, come per esempio la Terra, e tuttavia muoversi, perché il peso non c'entra niente con il movimento. Per un neoplatonico il movimento dipende dalla forma geometrica. Ora, siccome gli altri pianeti, e su questo almeno ovviamente Copernico è d'accordo con i precedenti tolemaici, gli altri pianeti si muovono, allora la Terra, che ha una forma geometrica del tutto simile agli altri pianeti, deve anch'essa muoversi, perché da un punto di vista della forma geometrica la Terra è simile agli altri pianeti, gli altri pianeti sono simili alla Terra, devono quindi avere lo stesso movimento. Se gli altri pianeti si muovono, e non c'è dubbio che nel cielo i pianeti si muovono, la Terra, che ha una forma geometrica simile ai pianeti, anch'essa deve essere tolta dal centro dell'universo immobile e deve essere messa in movimento nei cieli come gli altri pianeti, capite? Quindi vi sono delle motivazioni
motivazioni filosofiche alla base del sistema copernicano. Anche Keplero avrà delle motivazioni ideologiche e filosofiche che lo spingono verso una soluzione piuttosto che verso un'altra. Abbiamo visto che il neoplatonismo allora sembrerebbe più favorevole alle innovazioni, no? Voi direte, rispetto all'aristotelismo. È vero, però in altri casi no, cioè il neoplatonismo, come abbiamo visto di Copernico, è d'accordo con l'aristotelismo tolemaico nel fatto che la forma perfetta sia quella circolare e l'unico movimento possibile nei cieli è quello circolare. Per questo Copernico mantiene tutti i movimenti, pur mettendo il Sole al centro opposto a Terra, mantiene la circolarità di tutti i movimenti dell'universo. E qui si sbaglia, perché lui, esattamente come i Tolemaici, ha ancora il paradigma, cioè la mentalità del cerchio, che tutto ciò che si muove nell'universo deve essere un cerchio, come ci dice la trigonometria geometrica. Osserviamo in un punto fisso il pianeta in 3 momenti della giornata, avremo 3 punti, si dà per scontato senza fare ulteriori osservazioni. Voi sapete che 3 punti sono sufficienti per descrivere una e una sola circonferenza, e quindi basta osservare 3 punti di un pianeta in maniera statica, prendendo la posizione del pianeta senza osservarlo in movimento. Con la trigonometria geometrica 3 punti, si dà per scontato che questi 3 punti individuino la circonferenza, che è l'unica che passa per questi 3 punti. Va bene, comunque voi direte le innovazioni ci sono, è vero che il Sole sta al centro, è vero che Copernico, l'abbiamo visto, grande innovazione, distrugge la differenza tra il mondo terrestre, il mondo celeste, facendo sì che l'universo sia uniforme, sia omogeneo, che le leggi del movimento, le leggi fisiche siano le stesse in tutto l'universo. Questa è una cosa grandissima, certamente apre la strada al fatto che l'universo possa essere matematizzato, che possa essere meccanizzato. Certamente. E poi l'altra grande innovazione, vi ricordate, per spiegare la mancanza di parallasse, il cielo delle stelle fisse deve essere ad una distanza incommensurabile rispetto alle altre sfere, compresa quella più esterna di Saturno, e che equivale a pensare l'universo come infinito. Certamente ci sono queste innovazioni molto progressiste che aiuteranno poi a trovare la soluzione, però resta il fatto che le orbite geometriche erano sbagliate. Cosa produce questo? Attenzione, forse l'avete già capito. Copernico avanza la sua proposta per semplificare tutto, per rendere tutto più semplice, più armonioso, più geometrico. Vi ricordate qual era l'implicazione più importante di tutta questa idea? Il fatto che le anomalie dei pianeti non fossero più spiegate con cerchi aggiuntivi e movimenti strani, stravaganti, che deviavano dalla circonferenza perfetta, ma venivano spiegati come movimenti apparenti dovuti al movimento della Terra. Ricordate? Ve l'ho detto la scorsa volta. Il problema però si ripresenta. Ok, Copernico dice tutto funziona senza aggiungere più epicicli, eccentrici ed equanti, però a un certo punto ovviamente ci si accorge che non è vero che tutto funziona. Siccome anche il sistema di Copernico è sbagliato, soprattutto perché le orbite non sono circolari, come vedremo dopo, Keplero e non Copernico scoprirà che sono ellittiche, anche nel caso del sistema copernicano come nel sistema tolemaico, i pianeti, gli astri non stanno dove dovrebbero stare in base a questo sistema, e quindi Copernico ricade nello stesso problema, magari non lui ma quelli che verranno dopo di lui, nello stesso problema di prima, cioè bisogna aggiungere degli epicicli.
Quindi non risolve il problema, perché anche in questo caso, essendo sbagliato il sistema delle orbite, i pianeti non si trovano come, dove dovrebbero stare, e quindi bisogna, per salvare il dogma del moto circolare che resiste in Copernico come nei Tolemaici, bisogna aggiungere dei cerchi aggiuntivi e far sì che il pianeta orbiti non sul cerchio deferente principale, ma come sui cerchi aggiuntivi, come abbiamo spiegato in passato. E questo è un grosso problema, e quindi è nato per essere un sistema più semplice anche per calcolare la posizione e il movimento dei pianeti, la velocità, dalla distanza dei pianeti dalla Terra e così via. Anche questo sistema diventa complesso e farraginoso. Gli epicicli che il sistema copernicano costringe ad aggiungere sono molto più piccoli di quelli tolemaici, e questo può essere un vantaggio. Sono di meno, ma sono leggermente di meno, sono 36 epicicli invece di 40, e quindi anche qui il sistema si complica. C'è una discussione tra gli storici. Secondo alcuni storici, altri però non sono d'accordo, il sistema, pensate, il sistema copernicano non funziona a tal punto che il calcolo della posizione e la velocità dei pianeti diventa ancora più difficile rispetto a quello tolemaico. I tolemaici almeno avevano un punto di riferimento più facile che prendevano come fisso al centro, cioè la Terra. Invece Copernico mette la Terra in movimento, quindi dal punto di vista della Terra è più difficile calcolare il movimento dei pianeti nel momento in cui tu devi aggiungere anche qui dei cerchi aggiuntivi. Già prima della morte di Copernico furono approntate delle tavole che poi si diffusero nel 500, delle tavole per calcolare la posizione dei pianeti in base al nuovo sistema. Alcune di queste, le più importanti, vengono chiamate tabule pruteniche. Perché? Perché vennero approntate da un certo Reinhold e dedicate quindi al suo re, al re di Prussia. Quindi tabule, cioè tavole, tabule prutenice, cioè prutenice vuol dire prussiane, d'accordo? Però appunto secondo molti studiosi odierni queste tavole erano più complesse rispetto a quelle tolemaiche, e quindi non c'era neanche il vantaggio di calcolare più facilmente la posizione dei pianeti. Le obiezioni a Copernico: abbiamo già parlato dell'obiezione della parallasse. Dovrebbe esistere parallasse, dovremmo verificare una modificazione della nostra posizione rispetto a due o più stelle. La parallasse non c'è, abbiamo visto già nella scorsa lezione. Copernico splendidamente risponde dicendo la parallasse è insignificante perché le stelle fisse sono a una distanza incommensurabile dalla Terra. Però vi sono altre obiezioni, attenzione, al, alla teoria di Copernico, obiezioni di due tipi: obiezioni fisiche, ma anche purtroppo obiezioni teologiche. Obiezioni fisiche: come vi ho detto sin dall'inizio, non esiste ancora la fisica galileiana, la fisica moderna. Senza una fisica moderna, il sistema di Copernico si presta a molte critiche, e infatti sarà proprio per rispondere a queste critiche che si darà impulso alla elaborazione di una nuova fisica, di una fisica alternativa a quella aristotelico-tolemaica, perché la fisica aristotelico-tolemaica era in contrasto con il sistema copernicano, e quindi facili sono le critiche da parte dei tolemaici al sistema copernicano. La fisica aristotelico-tolemaica non contemplava il principio di inerzia, il principio di composizione dei movimenti o della relatività dei movimenti, tre grandi principi della fisica galileiana. E quindi succedeva che dal punto di vista della fisica aristotelico-tolemaica la Terra non poteva muoversi, perché il movimento della Terra avrebbe avuto delle conseguenze assurde. I tolemaici non ammettevano la composizione dei movimenti, no? Il fatto che esistano due o più movimenti contemporanei che però
si compongono, no? Come più forze vettoriali, più movimenti come forze rettilinei, come forze vettoriali che però si compongono in una risultante. Per gli aristotelici scolastici, tolemaici, per gli aristotelici scolastici può esistere soltanto un movimento alla volta, il che vuol dire che se io mi muovo in questo momento insieme alla Terra che si muove sotto di me, non posso poi fare altri movimenti. E quindi che significa? Per esempio, se io salto, io non mantengo il movimento della Terra, ok? Galilei fu uno dei primi a spiegare che se io salto, poi ovviamente ricado nello stesso punto dove sono saltato, perché il mio movimento verticale si compone, facendo come esito una diagonale, no? Si compone il mio movimento verticale mentre salto con il movimento di traslazione orizzontale con cui io mi muovo insieme alla Terra. Invece questo per la fisica aristotelica non è possibile. Quando io non sono agganciato alla Terra, perdo il movimento della Terra con conseguenze assurde. Faccio un esempio. Immaginate che la Terra si muova da quella parte, vedete? Da quella parte, dalla parte che viene indicata dal mio braccio, verso la finestra. Voi non la vedete, ma il mio braccio punta verso la finestra, ok? Allora, se la Terra si muove in direzione della finestra, dall'altra parte invece c'è la porta, ok? Io nel momento in cui salto e quindi sono sospeso per aria, dovrei essere lasciato indietro dal movimento della Terra, cioè io perdo il movimento che avevo insieme alla Terra. La Terra continua a muoversi sotto di me, ma io mentre sto nell'aria, cioè quando sono saltato, dovrei immediatamente andare a sbattere rovinosamente dall'altra parte contro la porta, immediatamente, capite? Perché la Terra si muove sotto di me, mi lascia indietro e quindi io quando sono sospeso non mi muovo più insieme alla Terra, la Terra mi lascia indietro muovendosi dietro di me, io ho perso il movimento solidale con la Terra e quindi dovrei finire immediatamente sbattuto dall'altra parte contro la porta. Questo sembra strano a voi perché conoscete la fisica moderna e il principio di composizione del movimento, ma per gli aristotelici non era strano. Questo vale per me quando salto come per tutti i corpi che sono sospesi, d'accordo? Per esempio, gli uccelli quando si staccano dai rami dovrebbero appunto essere trascinati velocissimamente dall'altra parte rispetto al movimento della Terra. Ma non solo, siccome gli aristotelici pensavano che l'aria avesse una consistenza e un peso, il fatto stesso che la Terra si muova, capite, dovrebbe provocare un vento fortissimo perché l'aria viene lasciata indietro dalla Terra e quindi provoca un vento fortissimo impattando su tutti gli oggetti, no? Perché l'aria resta ferma, non si muove intorno alla Terra e quindi tutti gli oggetti che attraversano l'aria, muovendosi insieme alla Terra, dovrebbero subire un vento fortissimo. Così come l'altra obiezione del tutto analoga è quella dei proiettili dei cannoni. Cioè un proiettile sparato in direzione del movimento della Terra dovrebbe muoversi velocissimamente, ok? Se ha ovviamente il movimento della Terra. Invece un proiettile sparato in direzione contraria rispetto al movimento della Terra, se si accetta, come diceva Copernico, che tutti i corpi devono mantenere il movimento della Terra, significherebbe, capite, che un proiettile cannone sparato nel senso contrario al movimento della Terra invece sarebbe lentissimo, o meglio dovrebbe tornare indietro perché il movimento della Terra è molto maggiore rispetto all'impeto dato al proiettile dal cannone. E queste erano delle obiezioni molto molto forti. Non esisteva una fisica moderna, un principio di inerzia, un principio di composizione di movimento. E lo stesso Copernico cerca di rispondere a queste obiezioni, ma lo fa
senza avere delle teorie fisiche, e quindi ovviamente le critiche vengono considerate corrette. Copernico dice che i movimenti, per esempio, degli uccelli o dei proiettili non sono movimenti violenti, ma movimenti naturali. Ricordate la differenza in Aristotele tra movimenti violenti e movimenti naturali, e soprattutto gli uccelli o tutte le cose che sono sospese nel vuoto, secondo Copernico, sono tutti oggetti terrestri, e quindi mantengono il movimento della Terra, si muovono insieme alla Terra anche quando volano gli uccelli, anche quando io sono in aria perché ho saltato. Ma si tratta, capite, di giustificazioni da parte di Copernico che non sono suffragate da teorie fisiche precise, e questo appunto è un problema. Lo stesso Copernico non parla in termini di forze. Ecco, per esempio, lui mette il Sole al centro, gli altri pianeti, la Terra, ricordate, è il terzo dal Sole. E lui dice che si muovono di movimento di rotazione intorno a se stessi e di movimento di rivoluzione intorno al Sole. Però Copernico, a differenza di quello che fa Keplero, non parla di una forza nel Sole che attira gli altri pianeti o comunque li muove, li dirige, cioè non parla di un'attrazione gravitazionale, non ragiona in termini di forze, capite? Sapete un altro elemento, ecco, avrei dovuto dirlo prima, che spinge Copernico a non accettare gli epicicli? Questo è il cerchio maggiore e deferente, poi c'è l'epiciclo. Vi ricordate? Il pianeta, per esempio la Terra, si muove non sul deferente ma sull'epiciclo, e il centro dell'epiciclo, il centro geometrico dell'epiciclo si muove a sua volta sul deferente. Allora, è poco armonico pensare, secondo Copernico e secondo molti neoplatonici, che intorno al deferente si muova non il pianeta, ma semplicemente un punto geometrico dove non c'è niente, d'accordo? Secondo Copernico, se una cosa si deve muovere intorno a un centro, deve essere una cosa, cioè deve essere un oggetto fisico, non può essere un punto geometrico ideale. Questo è assurdo che un punto geometrico sia il centro di un movimento terrestre. Cioè, quindi Copernico arriva all'idea che il centro di ogni movimento dell'universo debba essere un pianeta, o il Sole o un altro pianeta, nel caso della Luna che gira intorno alla Terra. Cioè debba essere un corpo solido, ogni movimento deve avere come centro un corpo esistente. Tuttavia Copernico non arriva a pensare in termini di forze, cioè a pensare che se la Terra si deve muovere intorno a qualcosa che è realmente esistente, non a un punto ideale, questo centro del movimento realmente esistente fa muovere la Terra per attrazione, d'accordo? Quindi non c'è neanche, diciamo così, il concetto di attrazione, perché se Copernico avesse avuto il concetto di attrazione avrebbe potuto, per esempio, dire che tutti, anche gli uccelli, mantengono il movimento della Terra perché sono attratti in qualche modo dalla Terra. Poi ci sono le obiezioni teologiche. Allora, le obiezioni teologiche purtroppo graveranno anche, lo vedremo, su Galileo. C'è scritto alla lettera nella Bibbia che il Sole si muove e la Terra sta al centro dell'universo. Questo c'è scritto in maniera chiara all'interno della Bibbia. Non si tratta, capite, quindi soltanto da parte dei tolemaici di obiezioni dovute alla fisica aristotelica o alla auctoritas, all'autorità del sommo Aristotele, ipse dixit, e quindi Aristotele deve avere ragione. C'è purtroppo anche un'obiezione di tipo teologico che si basa sulla lettera della Sacra Scrittura. C'è per esempio un episodio
episodio di solito sempre citato nei libri, ma non è l'unico, che riguarda Giosuè nell'Antico Testamento. Giosuè e gli israeliti hanno vinto una battaglia e gli avversari sono in fuga, però Giosuè non si accontenta, vorrebbe inseguirli e sterminarli tutti, ma non può farlo perché il sole sta calando, cioè sta tramontando. Tra poco sarà notte, non si vede più niente, non potrà inseguire i suoi nemici per sterminarli. Allora chiede a Dio di prolungare il giorno, ok? Di impedire il tramonto, di prolungare le ore di luce. E il Signore lo accontenta e Giosuè pronuncia la famosa frase fermati o sole, che presa così letteralmente significa appunto che il sole si muove e che miracolosamente Dio ha dato a Giosuè la capacità di farlo fermare, ok? E così, ma esistono anche tante altre frasi che prese alla lettera nella Bibbia dicono che il sole si muove intorno alla terra e la terra è ferma all'interno dell'universo, e quindi purtroppo ci sono anche obiezioni di questo tipo, cioè obiezioni di tipo teologico. Purtroppo ci sono delle ipoteche teologiche che vanno a invadere il campo della scienza, delle teorie scientifiche. Allora, perché però viene accettato almeno in parte il copernicanesimo? Vi ricordate che Copernico pubblica il suo libro fondamentale De Revolutionibus Orbium Celestium sul letto di morte, anche se la teoria l'aveva già scritta in un manoscritto più di 40 anni prima, perché aveva paura di essere perseguitato sia da cattolici sia da protestanti. Invece lui muore e la sua teoria copernicana non è oggetto di persecuzione, di roghi, di libri, di censura, anche se siamo nell'epoca della Controriforma, e nell'epoca anche della Controriforma non solo cattolica, ma anche in un'epoca di durezza e di severità anche da parte e di intolleranza anche da parte dei protestanti. Perché? Perché avviene che proprio per evitare persecuzioni, condanne, censure, problemi, avviene che, attenzione, l'opera fondamentale di Copernico venga pubblicata con un'introduzione anonima del teologo luterano Osiander, il quale, attenzione, presenta la teoria di Copernico esattamente, ricordate come veniva presentata la teoria di Tolomeo rispetto a quella di Aristotele, cioè soltanto come un'ipotesi matematica. In questo modo la forza dirompente e rivoluzionaria della teoria copernicana viene attenuata. Copernico, come vi ho detto, non distingueva la verità fisica della reale posizione dei pianeti e l'ipotesi matematica che ce li faceva trovare da qualche altra parte. Copernico pensava che la sua teoria stabilisse, fosse vera, non soltanto valida o accettabile matematicamente per ipotesi. Copernico pensava che i pianeti realmente, fisicamente, stessero dove lui sosteneva in base alla sua teoria. Però, siccome questa cosa sembrava pericolosa, la sua teoria viene fatta all'ultimo momento, capite, passare come un'ipotesi matematica. All'ultimo momento viene aggiunta una prefazione anonima, non scritta da Copernico, ma del teologo luterano Osiander, spinto dall'editore che aveva paura, ok, di quello che sarebbe successo nella pubblicazione. Osiander scrive proprio all'inizio del libro come prefazione: noi non pensiamo che questa teoria eliocentrica sia vera. Noi ammettiamo che la verità di questa teoria, la verità sia sempre quella tradizionale, aristotelica, tolemaica, quella che in qualche modo è tranquillizzante anche per la
per la Chiesa cattolica, il fatto che la Terra sia il centro dell'universo, il che significa che Dio ha dato un segno proprio tangibile del fatto che l'universo è stato creato per l'uomo, d'accordo? L'uomo viene messo al centro. Secondo, lo vedremo anche per Galileo, i cattolici e i protestanti, mettere invece la razza umana su un pianeta che gira intorno al Sole insieme agli altri, senza che questo pianeta, la Terra, abbia una posizione riconoscibile, abbia una posizione privilegiata, può aprire all'ateismo, può portare all'incredulità, può portare all'idea che in fondo la Terra sia un pianeta del tutto uguale agli altri. L'universo non è stato creato da Dio, ma la Terra si trova casualmente al terzo posto, gira intorno al Sole, non è più al centro, quindi si potrebbe pensare che la natura abbia agito casualmente in questo modo, e quindi capite, Osiander fa accettare la teoria copernicana come un'ipotesi matematica. L'abbiamo realizzata per calcolare meglio la posizione e la velocità dei pianeti, però non mettiamo in dubbio che la verità sia quella tradizionale, quella che mantiene la Terra al centro. Il destino della teoria copernicana, la sua diffusione e la sua accettazione si basano su questo, si basano che esattamente, ricordate, come la teoria tolemaica, anche questa teoria copernicana debba essere presa non come verità assoluta fisica che pretenda di stabilire davvero dove sono gli astri nell'universo, ma soltanto come ipotesi matematica. E questo, diciamo, le chiese cattoliche, protestanti, gli uomini di chiesa lo possono accettare, anche perché, ripeto, erano già abituati da secoli a utilizzare come ipotesi matematica un'altra teoria, quella tolemaica, e quindi si diffonde la teoria copernicana a fianco di quella tolemaica con questo, appunto, con questo trucchetto. Probabilmente, attenzione, Copernico, che invece pensava che la sua teoria descrivesse la verità fisica dell'universo, infatti nel corpo dell'opera c'è scritto che per Copernico quella è la verità fisica dell'universo. Probabilmente Copernico non sapeva nulla di questa operazione, non lo sapremo mai. È Copernico che ha autorizzato questo cambiamento di prospettiva sulla sua teoria, autorizzando qualcuno a scrivere in extremis quella prefazione. Oppure Copernico non ne sapeva nulla, stava morendo e Osiander ha scritto quella prefazione su indicazione dell'editore, senza che l'autore Copernico non ne sapesse nulla. Probabilmente non lo sapremo mai. Tutti la accettano come ipotesi matematica, così non dà fastidio, non crea problemi teologici, no? Così, preoccupazioni. Ripeto, la preoccupazione, per esempio, della Chiesa Cattolica, anche quando vedremo Galileo, il processo a Galileo, è il fatto che la gente potesse perdere la fede se la razza umana fosse stata collocata non in una posizione centrale, cioè in una posizione privilegiata, evidente all'interno dell'universo, ma che se la Terra fosse un pianeta come un altro, ovviamente magari la razza umana non è stata creata da Dio, perché Dio l'ha messo in uno di tantissimi pianeti che ruotano intorno al Sole senza che sia il centro, ovviamente, e quindi si perde, così dire, la centralità antropologica, la centralità proprio della razza umana, la centralità fisica della razza umana al centro dell'universo. Non solo, ma poi abbiamo visto, anche se questa cosa sarà portata avanti soprattutto dopo Copernico con l'avervi, ricordate, spostato il cielo delle stelle fisse ad una distanza incommensurabile dalla Terra, aveva comunque ipotizzato, anche se lui dice no, l'universo è finito, aveva comunque messo nella mente di tutti l'idea che l'universo potesse essere infinito, che le stelle potessero
potessero essere molte di più rispetto a quelle della sfera delle stelle fisse, che ci fossero stelle in un universo infinito, stelle che non vediamo, stelle a distanze enormi da noi. In un universo infinito poteva anche significare che esistono tanti sistemi solari diversi dal nostro, mentre nel sistema aristotelico tolemaico esiste solo il nostro sistema solare, ma se l'universo è infinito si può ipotizzare che esistano tanti sistemi solari, tanti pianeti come il nostro e magari anche tante razze intelligenti come la nostra, e questo creava un grossissimo problema teologico. E allora Dio non aveva creato solo la razza umana, ma anche altre razze di esseri viventi su altri pianeti. Cristo per caso era resuscitato più volte per noi o anche per altre razze simili alla nostra su altri pianeti? C'è anche l'idea dell'infinità dell'universo, dell'infinità delle stelle, dell'infinità dei pianeti. Sarà un'idea molto problematica da accettare dal punto di vista dei reggitori degli interpreti del cristianesimo, dei reggitori delle chiese cristiane. Quindi attenzione, non si tratta, capite, soltanto di una teoria scientifica, si tratta di una teoria scientifica, di una teoria astronomica che però apre anche delle considerazioni, delle conseguenze, dei sentimenti nuovi e inediti. L'essere umano inizia a pensare a se stesso in una differente maniera, inizia soprattutto a pensare di non essere più proprio fisicamente al centro dell'universo. Questo porterà poi a delle teorie appunto di vario tipo, porterà proprio anche al fatto che l'essere umano cambi la concezione di se stesso, del suo posto nell'universo. Ci sono tante interpretazioni della rivoluzione copernicana, ripeto, intendendo per rivoluzione copernicana non solo quello che dice Copernico, ma le conseguenze che saranno poi tratte soprattutto da Giordano Bruno, a tal punto che molti hanno addirittura proposto di chiamarla rivoluzione bruniano-copernicana invece che rivoluzione copernicana, perché in fondo sarà Bruno e non Copernico ad affermare in maniera sicura, convinta, molto più di Copernico, che l'universo è infinito, che i pianeti sono infiniti, che esistono razze intelligenti come le nostre e così via, che l'uomo, la razza umana non è più al centro in nessun modo, ma neanche il Sole, se fosse al centro, come diceva Copernico, sarebbe al centro, perché in un universo infinito, vedremo con Giordano Bruno, neanche si può parlare di un centro. Coiré e Freud hanno proposto due interpretazioni proprio psicologiche della teoria copernicana. Il grande storico della scienza Coiré dice che con la teoria copernicana e poi quello che verrà anche dopo, l'universo non è più l'universo del pressappoco, ma è l'universo della precisione, un universo matematizzabile, un universo deterministico in cui le leggi scientifiche sono identiche in ogni punto dell'universo, un universo a misura di numero. Questo fa sì, secondo Coiré, che la scienza, attenzione, si differenzi dai valori. Cioè, a seguito della rivoluzione copernicana, gli uomini sarebbero stati spinti, secondo Coiré, a divaricare, a separare le teorie scientifiche dai valori morali. Le teorie scientifiche sono qualcosa di esatto, di misurabile, di preciso, mentre invece i valori morali no. I valori morali rischiano di diventare sempre più soggettivi, sempre più malfermi, perché non si appoggiano più alla scienza. E quindi, secondo Coiré, in epoca moderna questo avrebbe portato a una sorta di angoscia, al nichilismo, al relativismo, al soggettivismo, insomma, dei valori morali. Freud dice, utilizzando il suo linguaggio, che la rivoluzione, molto famosa l'interpretazione di Freud, che la rivoluzione copernicana in qualche modo dà un colpo molto forte al narcisismo
al narcisismo dell'essere umano. Sapete cos'è il narcisismo? Quando uno pensa sempre a se stesso. In questo caso ovviamente Freud si riferisce all'idea che gli esseri umani avevano prima della rivoluzione copernicana di essere appunto il centro visibile, misurabile, geometrico dell'universo, mentre invece sono un pianeta come gli altri che insomma potrebbe essere stato scaturito casualmente dalla natura. Freud dice che questa è la prima, lui la chiama così, ferita narcisistica, o meglio ferita al narcisismo dell'essere umano, che sarà seguita da altre due ferite narcisistiche per cui l'essere umano si trova sempre più nel corso della storia, si sarebbe trovato in una posizione non privilegiata, non centrale. La prima ferita narcisistica, secondo Freud, è appunto il sistema copernicano, la nuova astronomia, per cui l'uomo non è al centro dell'universo. Parliamo di una centralità proprio fisica all'interno dello spazio dell'universo. La seconda ferita narcisistica sarebbe quella di Darwin e dell'evoluzione biologica. Nell'Ottocento l'evoluzionismo, secondo Freud, toglie agli uomini non solo il primato di essere al centro dell'universo, ma anche il primato di essere al centro della natura, il fine della natura, no? Perché anche non essendo al centro dell'universo, l'uomo ha comunque considerato, ha comunque continuato a considerare se stesso il vertice finalistico della natura, lo scopo intenzionale della natura. Cartesio pensa questo in maniera anche se meno dimostrabile nella critica del giudizio, anche Kant pensa questo. Invece poi si arriva con l'Ottocento, l'uomo, l'essere umano non è neanche al centro della natura, non è il vertice della natura, perché Darwin e altri autori dell'evoluzionismo biologico spiegano che l'essere umano è un prodotto del caso, della mutazione casuale di specie inferiore, di specie più semplici, viene dalla scimmia, avrebbe potuto anche non esserci l'essere umano, cioè l'esito casuale della differenziazione delle specie. Quindi l'essere umano non è più neanche al centro della natura. E poi la terza ferita narcisistica, naturalmente, Freud, un po' se vogliamo scherzare narcisisticamente, la attribuisce a se stesso. Con la psicanalisi, con la psicoanalisi, l'uomo subisce la terza e definitiva ferita al suo narcisismo, perché l'uomo aveva continuato comunque a pensare di essere al centro di se stesso, di essere padrone di se stesso. E invece con la psicoanalisi freudiana l'uomo perde anche questa certezza di centralità, perlomeno la centralità antropologica, invece no, neanche quello, perché l'uomo con Freud si accorge di essere determinato sin dai primissimi anni di età, dai primi 6 anni, all'interno dei primi 6 anni di età, da una forza oscura, dall'inconscio che determina il nostro comportamento per il resto della vita o ci procura dei disturbi, cioè l'uomo non è neanche più padrone del suo intimo, del suo io, della sua coscienza, perché esiste al suo interno una potente forza oscura, appunto l'inconscio, che determina l'uomo dall'interno, e quindi l'uomo non è neanche più padrone del suo io. Questa sarebbe la terza definitiva ferita narcisistica, famosissima interpretazione di Freud. Spero di non essere stato troppo lungo, spero di avervi detto tutto quello che è importante di Copernico, perché come voi sapete in questo canale YouTube, ricordate, Tolandus Redivivus, in questi cicli di video lezione di storia e di filosofia, io spiego i vari argomenti con un notevole grado di approfondimento. Io ci tengo a essere preciso, ad essere completo, ad andare anche nel dettaglio, sempre che il dettaglio sia
importante. Ci vediamo la prossima volta, parliamo di quello che è l'astronomo che rappresenta l'anello di congiunzione tra Copernico e Keplero, cioè Tycho Brahe. Brahe, astronomo danese, di solito sottovalutato anche nei libri, soprattutto in Italia è sottovalutato, invece in Inghilterra, negli Stati Uniti, in altri posti Brahe è tuttora molto famoso e molto considerato. Quindi prima di Keplero parliamo di Tycho Brahe, il maestro di Keplero. Arrivederci alla prossima.